Ciao a tutti amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Capricorno, tendenze energetiche generali. Ok, prenderò solo quella che si è girata, queste le guardo per curiosità. Luna, Papa e Appeso, ma qui ragazzi abbiamo una bellissima carta del mondo, come se dovesse arrivare un compimento, un risultato, la conclusione di qualche ciclo, il completamento di qualche tipo di percorso. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto in descrizione. Sempre in descrizione trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi, le previsioni per il primo e il secondo semestre del 2024, ce ne sono 4 per ogni semestre, una generale, una sull'amore, una sulla crescita spirituale e l'altra sul lavoro. E sempre in descrizione, poi ho finito, e trovate il link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Bene ragazzi, andiamo a vedere l'energia disponibile per la seconda metà di luglio. 5 di pentacoli, 9 di coppe, asso di bastoni, 3 di coppe, il Papa, che si era già girato prima mi sembra, 5 di bastoni e 8 di coppe. Bene ragazzi, io adesso andrò a spiegarvi com'è l'andamento energetico, diciamo in linea generale, e poi andrò a fare come degli esempi per aiutarvi a integrare la lettura nella vostra realtà. L'ultima cosa, per tutto il mese di luglio ho in promozione la lettura semestrale. Quindi chi mi segue da un po' sa che avevo sospeso le letture personali a marzo, da luglio riapro e quindi se volete una lettura personale mi potete contattare via mail e in più ho questa offerta, questa promozione per la lettura semestrale, perché la trovo molto interessante e tutte le persone che la fanno dicono che sia utile in quanto comunque rimane online 6 mesi, è un video registrato e può essere consultato durante tutto l'arco del periodo. Va bene, allora partiamo con questo 5 di pentacoli, cavaliere di spade. Il 5 di pentacoli normalmente è una carta allora, potrebbe far riferimento a qualche questione di lavoro, perché è una carta che parla di dipendenza, è una carta che parla anche di carenza economica. Datemi un'altra carta per il 5 di pentacoli. Io ho come la sensazione che qualcuno voglia scappare da un certo tipo di situazione. Magari anche una situazione che va avanti da tanto tempo. Andiamo a vedere il 9 di coppe. 3 di spade appeso e 9 di spade. Scusate, sì, no, 9 di spade. Allora, se ve la devo dire tutto, com'è la sensazione?
Perché il 9 di coppe è una carta di grande appagamento emotivo, però qui sotto abbiamo due carte che in realtà mi parlano di sofferenza, di sacrificio, mi parlano di pensieri, di preoccupazioni. Cioè, in realtà ho come la sensazione che abbiate un po' normalizzato un certo tipo di situazione, che è probabilmente quella da cui vorreste scappare o quella da cui, per qualcuno con questo cavaliere di spade è un po' una necessità, probabilmente, dover affrontare questa situazione. Andiamo a vedere l'asso di bastoni. Nove di coppe. Eremita e sacerdotessa. Allora, devo dire che è come se si volesse andare oltre. È come se si volesse fare qualcosa per uscire da questo 5 di pentacoli, però in mezzo c'è l'appeso tra l'asso e il 5, quindi devo dire che è come se ci fosse anche una sorta di situazione un po' statica nella prima settimana di, scusate, nella terza settimana di luglio. Ehm, Ho come l'idea che qualche cosa si incastri, come se non possiate muovervi. Però io credo che molto dipenda dal modo in cui vedete le cose. Infatti, quando c'è la carta dell'appeso, di solito vi consigliano di vedere le cose da un'altra prospettiva, da un altro punto di vista. Andiamo a vedere il 3 di coppe. E che sento che si vorrebbe fare qualcosa per uscire da questa situazione, ma è come se ci fosse una sorta di paura di non essere in grado, di non essere all'altezza, di non avere gli strumenti, di non avere le possibilità. Qui abbiamo un 3 di coppe spiegato da un 2 di spade e da un 10 di coppe. Probabilmente qualcuno con questa situazione o con questa azione che vorrebbe essere fatta ma che si fa fatica a fare, c'è come una sorta di pensiero o attenzione nei confronti o di un gruppo, di una famiglia, perché c'è un 10 di coppe, quindi potrebbe essere sia un gruppo lavorativo, sia un gruppo di amici, sia un gruppo familiare. Andiamo a vedere il Papa. Io credo che qui ci sia come una sorta di dubbio, perché può essere, soprattutto se è una situazione di lavoro, che magari il lavoro o non sia retribuito come voi vi aspettate o semplicemente non vi basta più quello che vi danno. E qui ho come l'idea che però l'ambiente sia bello e quindi vi dispiaccia magari lasciare l'ambiente lavorativo, questo gruppo. Allora, il Papa è spiegato da un 6 di pentacoli e da un 7 di pentacoli. Qui ragazzi ho la sensazione che si concluderà un ciclo, ma infatti abbiamo anche il mondo. Quando il Papa è al contrario è perché ho come l'idea che potrebbe rompersi qualche tipo di contratto, con un accordo proficuo per le parti, però è come se qualcuno decidesse di scindere un contratto. Andiamo a vedere il 5 di bastoni. Se non è un contratto è un accordo, ma siccome qua abbiamo un 6 di pentacoli, che è una carta che fa riferimento al denaro e alle collaborazioni, io qui ho come la sensazione che appunto aspettatevi una ricompensa per questa rottura del contratto. Allora, il 5 di spade è spiegato da un 4 di pentacoli e dalla carta della morte. 5 di bastoni, anche se qua fa vedere le spade.
Voglio vedere anche l'otto di coppe. Asso di pentacoli, mago, sole, re di spade e otto di coppe. Oh, super, wow. Allora ragazzi, devo dirvi che sarà un periodo un po' soffertuccio, soprattutto la terza settimana, perché credo che sarà lì che dovrete effettivamente effettuare una scelta. Da un lato c'è quello che è stato stabile, quello che avete cresciuto o quello con cui o la persona con la quale siete cresciuti, adesso dipende dalla situazione di ognuno, che probabilmente sì, c'è una relazione, diciamo, che si è creata, sia che sia lavorativa, sia che sia interpersonale, è uguale, si è creata in un determinato modo, non è un modo che vi renda felici, però è un modo che avete normalizzato. Diciamo che siete un po' nella zona di comfort, se volete. E qui si tratta con la carta dell'appeso e con la carta anche della sacerdotessa di guardare avanti, di guardare a un'altra l'altra faccia della medaglia, oppure guardare oltre quello che è giusto e quello che è sbagliato con la carta della sacerdotessa. Vi dico, avete anche l'eremita, quindi qui il suggerimento è che voi abbiate tutte le facoltà, l'obiettività, l'esperienza e le conoscenze per affrontare questa scelta nel migliore dei modi, come se effettivamente riuscite ad essere o riuscirete ad essere obiettivi durante questa scelta, però da come si muovono le carte qui ho come l'idea che vi lascerete indietro qualche cosa. Come vi dicevo, potrebbe esserci questa rottura di contratto, questa rottura di accordi. Devo dire che potrebbe anche essere importante far valere la vostra posizione, far valere i vostri pensieri, ma qui tutto mi dice che lascerete indietro il vecchio, e difatti qui c'è il compimento del ciclo. Qui avete un asso di denari e un mago, c'è un nuovo inizio ragazzi, due volte l'otto di coppe, che sono due carte di viaggio e di spostamento, e anche qui la carta del mondo certe volte parla di trasferimenti, di traslochi. E poi abbiamo il sole e il re di spade che mi indicano una fortissima chiarezza mentale per voi, per il vostro nuovo inizio, nuovo periodo. Anche se qui magari non sapete tanto bene come, ho l'idea che ad un certo punto capirete come fare, perché grazie al sole e grazie al re di spade, appunto, avrete questa chiarezza mentale. Vi dirò che potrebbero anche esserci degli amici che vi aiuteranno a integrare questo momento. Andiamo a vedere Osho che cosa vi dice, ragazzi. Un'apertura, che è la carta della giustizia, che è anche lì di nuovo una carta che mi parla di accordi, di regolarizzare e possibilità. Sì, è come se questo tipo di passaggio vi desse la possibilità di far entrare questo asso di denari, questo nuovo percorso, questa nuova strada, questo nuovo dono. Qui ho anche un po' la sensazione che qualcuno seguirà le proprie doti, le proprie abilità. È un po' come essere fedeli alla propria essenza qui. E qui vediamo che con questa carta si potrebbero aprire delle possibilità, o meglio, in realtà questa carta vi fa vedere un'aquila che guarda sotto di lei, ma non sotto esattamente dove lei si guarda indietro. Pensate a tutte le possibilità che avete colto nella vita, a tutto quello che avete fatto nella vita. Apritevi, non fatevi venire paure strane. Con il 9 di spade ci sono dei pensieri legati a delle paure, delle preoccupazioni del passato. Però non è detto che quella cosa lì si ripresenti, perché voi adesso siete diversi, avete un altro tipo di consapevolezza, ragazzi. Andiamo a vedere ancora un koan. I semi del passato sono i frutti del futuro. Eccolo qua, la possibilità. E anche qui devo dire che avete un bel sette di pentacoli. Il sette di pentacoli è proprio quella carta che indica l'attesa, diciamo, prima di raccogliere i frutti. Dipende che cosa avete seminato, ragazzi, però vi dico anche,
perché è un po' la legge del karma, nel senso che chi semina male, chi semina bene raccoglie bene. Qualsiasi sia il seme, si raccolgono i frutti nel futuro, ecco. Il senso è un pochettino quello. Bene, amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi. Fatemi sapere se vi risuona nei commenti. Se poi volete sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video, potete anche lasciare una piccola donazione. Oppure se volete iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi un'email o abbonarvi al canale. La sezione degli abbonamenti sono tutti i miei studi concentrati, raggruppati e messi, spiegati in un ordine cronologico, ehm, diciamo per dare la possibilità a voi di appunto concentrare tutto quello che ho imparato in 27 anni in meno tempo. ehm, Ed è diciamo un modo per aiutarvi a velocizzarvi, una sorta di guida nel percorso di crescita, però comunque potete dare un'occhiata ai titoli dei video nelle playlist con le copertine lilla. Detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!